Ciao amici della Squisita, sono Davide Civitiello e siamo di nuovo a Posillipo. Oggi, per rispondere alle tante domande fatte sul mio video precedente sulla pizza stile napoletano fatta in casa, vi mostrerò altri due stili di impasto. La prima cosa da fare è accendere il forno di casa alla massima temperatura in modalità statica e mettere la pietra refrattaria all'interno del forno. Vediamo subito gli ingredienti per il primo impasto, che verrà realizzato con farina Caputo di tipo 1, lievito madre, sale, acqua e olio extravergine d'oliva. Prendiamo subito il nostro lievito madre. Abbiamo pesato 500 g di lievito madre, abbiamo preso proprio il cuore del lievito madre dal centro, quindi abbiamo tolto la parte secca, abbiamo preso la parte umida dall'interno. Questa volta partiamo dalla farina e non dall'acqua, quindi aggiungiamo un chilo di farina tipo 1, 500 g di lievito madre che abbiamo pesato precedentemente, iniziamo ad aggiungere pian piano l'acqua, che sono 750 g, e pian piano iniziamo a miscelare i primi tre ingredienti. Quindi la farina di tipo 1, il nostro lievito madre e iniziamo nella lavorazione del nostro impasto. Una volta assorbita praticamente quasi tutta la farina, iniziamo pian piano a mettere il sale. Sempre continuando nella lavorazione, come voi ben sapete, tutti i panificati lavorano dai 15 ai 20 minuti, anche con lievito madre. Laviamoci le mani proprio con la farina, quindi ci liberiamo un attimo le mani dall'impasto precedente. Aggiungiamo l'olio al nostro impasto pian piano come ultimo ingrediente. Normalmente per chi ha clausula planetaria può metterlo anche alla fine, noi lo mettiamo leggermente prima in quanto lo stiamo lavorando a mano. Vi ricordo che l'olio extravergine d'oliva si aggiunge all'impasto in quanto abbiamo forni di casa a bassa temperatura. Per rispondere un po' a tutti gli utenti che ci hanno commentato nel video precedente, l'olio è un grasso e ci aiuta con la temperatura lunga, con la lunga cottura. Mettiamo un po' di farina sul banco da lavoro, prendiamo la prima massa che abbiamo ottenuto e continuiamo a lavorare l'impasto sul tavolo da lavoro. Ogni tipo di impasto, come già vi ho detto, lavora dai 15 ai 20 minuti a mano. Facciamo assorbire tutto il resto della farina che c'è sul tavolo. Lavoriamo sul glutine in modo che l'impasto inizi a prendere elasticità e morbidezza nello stesso momento. E andiamo a vedere la struttura e l'area che ha. Il colore della farina di tipo 1 è molto più scuro e si vede il germe di grano, ha un profumo molto differente, è un po' come il pantalone che ritorna di moda, in quanto è una ricetta che già esisteva, si faceva anche il pane e sta ritornando anche nel mondo delle pizzerie. Noi come vedete la andiamo a riproporre. E ora iniziamo la seconda fase, la stagliatura, come poter ottenere un buon panetto di pizza. Primo metodo, come lo facciamo noi in pizzeria. In questo caso otterremo un panetto da 250 grammi, stile mozzatura, quindi come si fa nei caseifici. Quindi tagliamo, si dice un serpente d'impasto, ce lo lavoriamo un attimino e lo andiamo a tagliare a pezzi uguali nello stesso peso. Una volta tagliati andiamo a giocarci, a girare sopra. Potete fare anche o nella mano o sul tavolo da lavoro. L'importante è ottenere panetti dello stesso peso e della stessa forma, è molto importante che altrimenti anche la pizza cambia. Lo mettiamo a riposare per 12 ore in massa a temperatura di 18-22 gradi in un contenitore coperto. Dopo 12 ore i panetti hanno raddoppiato il loro volume, sono pronti per essere stesi. Incrociamo le dita, associamo le mani e si stende dal centro verso il bordo, spingendo tutta l'area che abbiamo all'interno verso il bordo per ottenere il cosiddetto cornicione, il bordo della pizza. Come vedete già otteniamo il primo cerchio. Non abbiamo bisogno di allargare troppo la pizza perché possiamo, in quanto molto morbida, possiamo giocare anche dopo con i condimenti. Prendiamo la nostra paletta per infornare la pizza, mettiamo un po' di farina sopra leggermente, prendiamo il panetto, lo andiamo a depositare sopra la pala, assicuriamoci sempre che si muova leggermente in modo da non farla attaccare sulla pala. Avete un cerchio quasi perfetto. Iniziamo praticamente proprio dalla mozzarella, faremo una pizza bianca ai 2 pomodori. Gli ingredienti della farcitura sono mozzarella fior di latte, datterino rosso e datterino giallo di Battipaglia, basilico, pecorino bagnolese di Bagnoli Irpina e olio extravergine d'oliva.
Primo ingrediente mozzarella fior di latte, un po' per tutta la pizza, datterino rosso, alterniamo con datterino giallo di Battipaglia, basilico, un pendolo e olio extravergine d'oliva. E siamo pronti per andare a forno. Come ben vedete la pietra refrattaria si trova più in alto del centro e cucinerà per circa 5-7 minuti. La nostra pizza è pronta, andiamo a completarla. Per concludere mettiamo del pecorino bagnolese sulla nostra pizza e un altro filo d'olio. Molti mi hanno scritto che nell'ultimo video non hanno visto la pizza sotto come era cotta. Vediamola! Che ne dite? L'avete mai fatta una pizza con farina di tipo 1 e lievito madre? Eccola qui, fatemi sapere. Si riparte con la seconda ricetta. Per fare questa ricetta abbiamo bisogno di farina 00, multicereale, sale, lievito e acqua. Andiamo subito ad impastare. Mettiamo come primo ingrediente farina 00. Mischiamo il nostro cuor di cereali alla farina bianca. Il cuor di cereali è un composto ai 5 cereali pensato per aggiungere a qualsiasi tipo di farina. Io l'ho fatto a una 00 perché abbiamo bisogno di più struttura e ce lo misceliamo insieme a quella bianca. Otteniamo un colore grigiastro. Terzo ingrediente, 1 grammo di lievito per una lievitazione di 8-12 ore. Il lievito come sempre lo mettiamo insieme alla farina. Quarto ingrediente, mettiamo l'acqua. Iniziamo a mescolare il tutto. Iniziamo a vedere un colore molto scuro perché è l'orzo che prevale. Togliamo il 15% di farina, quindi da 1,6 kg togliamo il 15% e mettiamo il 15% di cuor di cereali. Quinto ingrediente, aggiungiamo il sale man mano che impastiamo. Appena otteniamo una massa, possiamo continuare a lavorare il nostro impasto sul tavolo da lavoro. Come tutti gli impasti, anche questo a cuor di cereali lavora da 15 a 20 minuti a mano. Dopo 20 minuti il nostro impasto è pronto per riposare. La differenza tra questo e l'altro impasto è che questo riposerà 40 minuti e andremo subito in fase di staglio, quindi prepareremo i panetti e andrà subito a lievitazione per 8-12 ore. Pronti per fare i panetti. La tecnica è sempre uguale, questo è come lo facciamo noi in pizzeria, ma voi a casa potete anche semplicemente dividerlo e giocarci su. Dopo la stagliatura i panetti lieviteranno per almeno 8 ore. Dopo 8 ore a 18-22 gradi i panetti al cuor di cereali saranno raddoppiati ed ecco il risultato. Pronti per stendere la nostra pizza. La tecnica e lo stile rimane sempre quello napoletano e stendiamo dal centro verso il bordo. I cereali si vedono a vista d'occhio, quindi li sentirete anche dopo in bocca. Molti mi hanno chiesto perché non esce il famoso cornicione. Il cornicione lo dobbiamo creare noi dalla stesura, quindi spostando l'area che c'è dal centro verso il bordo. Prendiamo sempre la nostra pala per infornare la pizza, spostiamo il panetto al cuor di cereali sopra, assicuriamoci sempre che si muova leggermente. Gli ingredienti per la farcitura sono pomodorino del pendolo del Vesuvio, mozzarella di bufala campana DOP, prosciutto di Parma, cialda di grana, olio extravergine d'oliva. Primo ingrediente, il pomodoro del Vesuvio, pomodorino del pendolo, un po' di basilico leggero, mozzarella di bufala campana, olio extravergine d'oliva. Naturalmente il forno è sempre alla massima temperatura in modalità statica. Dopo 5-7 minuti la nostra pizza è pronta per essere sfornata.
Pronti per terminare la nostra pizza con del prosciutto di Parma e una ciarda di parmigiano. Buona pizza a tutti da Davide Civitia.